Ciao, oggi è venerdì 2 febbraio, è mattina, abbiamo aperto da poco e come al solito all'apertura sto rispondendo alla mail e facendo soprattutto molti quanto vale. Praticamente sono quelle valutazioni che ci chiedete, che pagate 18 euro per ogni valutazione e noi vi rispondiamo entro 24 ore dicendo quello che avete, quindi se è un quadro vi diremo chi l'ha fatto, l'epoca, il valore, un mobile altrettanto e qualsiasi altro oggetto altrettanto. A volte lo facciamo subito, a volte ci mettiamo un po' perché vanno fatte delle ricerche. A questo proposito vi volevo dire, siccome l'altro giorno ho parlato di questo sito, che ripeto è quantovale.site, e qui facciamo valutazioni a 18 euro entro 24 ore, in tanti mi avete mandato delle valutazioni e per questo vi ringrazio. Però quando mi mandate le fotografie dei vostri mobili, ricordate di fare le foto fatte bene all'interno dei cassetti, alle code di rondine, ai chiodi, perché altrimenti non riesco a fare una valutazione accurata. Per vedere l'epoca di un mobile bisogna vedere come è stato costruito, oltre che il mobile, altrimenti io vi posso semplicemente dire che è un mobile magari Luigi XVI o Luigi XV, però non vi posso dire se è autentico o no e quindi quanto vale. Vi voglio far vedere a questo proposito questo signore che foto che mi ha inviato. Ecco, queste sono un chiaro esempio di come devono essere le foto. Vedete come ha fotografato le code di rondine? Vedete il chiodo del 700? Queste sono le foto che mi dovete fare quando fotografate un mobile. Aspetta, ve ne faccio vedere una favolosa. Eccola qua. Code di rondine, fodere laterali, ok? Queste sono le foto. Poi ovviamente mi fotografate anche il mobile, però soprattutto a me interessa sapere come è stato costruito. In questo modo vi farò valutazioni accurate. Solo stamattina ne abbiamo fatte 15 o qualcosa del genere. Quindi è un servizio che viene molto usato dalle persone, è molto comodo, consentitemi di dire molto economico, e quindi sono felice che sia stato apprezzato. Ce l'abbiamo da tanti anni questo sito. Una volta fatta la valutazione ve la mandiamo tramite email, così voi la potete stampare e ci avete una valutazione che non dico che abbia un valore proprio legale, perché non è una perizia col mio timbro scritta a mano, quella è sempre un servizio che offriamo, però costa un pochino di più. Però è comunque un'idea anche a dei fratelli che si devono dividere un arredo, oppure a una persona che vuole comprare una cosa in un mercatino o da un antiquario, avere il parere entro di 24 ore di un professionista del settore è senz'altro una cosa utile. Una volta stampato questo noi lo stampiamo e mettiamo lo scontrino fiscale e lo mettiamo in contabilità e qui rimane. Quindi vi ringrazio, state utilizzando questo servizio che offriamo, uno dei tanti servizi che offriamo, oltre a quello di acquisto, oltre a quello di vendita, oltre a quello di perizia sul posto e altri ancora, e quindi sono contento che questo piccolo servizio sia stato gradito. Vi faccio vedere ciò che ho comprato ieri. Non ho comprato moltissimo, però ho delle trattative importanti e nei prossimi giorni vedremo se andranno a buon fine oppure no, però spero proprio di sì. Intanto vi faccio vedere quello che ho acquistato ieri. Iniziamo da una coppia di vasi che sono molto belli e molto curiosi. Perché sono curiosi? Vi risparmio il mio solito indovinello, vi dico subito cosa sono. Sono fatti in Giappone, sono fatti in porcellana, come vedete policroma, e sono fatti nel 1920. Questa è la firma dell'artista e l'indicazione che è stato fatto in Giappone. Sono divertenti e particolari perché in questo caso i giapponesi hanno utilizzato gli stilemi decorativi tipici della dinastia Qing cinese, tanto è vero che se non li sollevassi e vedessi che c'è scritto Giappone, io che sono anche abbastanza esperto in questo genere di porcellane, li potrei scambiare per una porcellana cinese. Questi sono veramente decori tipici, tra l'altro di altissima qualità pittorica, proprio tipici dei cinesi. Questo invece ci dice e ci ricorda che siamo in Giappone, quindi sono degli ibridi, sono molto interessanti. L'epoca 1910-1920. Questi li ho comprati ieri in una casa di un quartiere qua vicino, se li volete acquistare fra un po' li metteremo sul nostro negozio eBay, ve li consiglio, sono belli, sono divertenti, costano poco, 450 euro, consentitemi di dire che è veramente poco.
Poi nella stessa casa abbiamo comprato questa bellissima porcellana, qui evidentemente siamo in Italia, negli anni 60 e 70, devo ancora vedere Enrico Toti, quindi è un ceramista. No, questo è il nome del negozio in realtà, di Civitavecchia, quindi qui vicino. No, sopra Made in Italy. Vabbè. Questa è la manifattura, però non ho gli occhiali, quindi aspetta, fammi mettere gli occhiali. Bertolotti, Milano. Questa è la firma, dopo controlliamo, dopo ce li studiamo bene, comunque 1970 circa. Alcuni libri, tra cui c'era La Gerusalemme liberata di Torquato Tasso del... Sì. Poi abbiamo il Modi di dire di Sessa, questo è simpatico, non lo conoscevo, poi andrò a vedere bene come prezzarlo, ma stiamo parlando di cose da poco. E il libro dei discorsi di Renato Cesari, questi li troverete sempre sul nostro negozio eBay, magari non proprio domani, anzi siamo indietro di mesi sui libri che dobbiamo ancora prezzare, però prima o poi li troverete. Questa è invece un'altra casa di Via del Casaletto, quindi sempre un quartiere qua vicino, sono veramente particolarissime. Sono una coppia di applique da muro, quindi immaginatevele attaccate al muro così, composte da un fregio fatto nell'Ottocento, raffigurante un uomo, probabilmente era parte di qualcos'altro, comunque siamo nel pieno dell'Ottocento, e cosa hanno fatto nel 1950-60? Per farlo diventare un applique ci hanno messo sopra questa struttura tipica di quegli anni in ferro battuto e l'hanno elettrificato. Quindi sono due bellissime applique da muro. Se volete comprare qualcosa di veramente divertente e particolare, questo è l'effetto finale che fanno sul vostro muro bianco di casa. E queste costeranno all'incirca sui 400 euro la coppia. Questo è un mappamondo del 1960, anche questo comprato ieri. E poi che cosa abbiamo comprato? Due comodini? Andiamo a vedere due comodini. Dove stanno? Eccoli qua, molto carini, in stile Luigi XVI, realizzati in Italia nel 1970, impiallacciatura in noce e fregi in ottone. Perfette condizioni, hanno il loro tiretto e il loro vetro. Anche qui si parla di cifre molto basse, adesso li prezziamo tra oggi e domani, però parliamo veramente di cifre alla portata di tutti. Come vedete, quindi ieri abbiamo acquistato poco, nonostante io abbia fatto molti sopralluoghi, a volte acquisto, a volte no, a volte faccio delle offerte. Adesso dovrò fare un'offerta per una collezione di quadri che ci impiegherò ore e ore perché sono tantissimi, e domani andiamo in una casa dove ci sono delle cose che ci interessano molto e speriamo di acquistarle e poi ovviamente di fare un video magari nella casa stessa. Per il momento è tutto, vediamo se fra un po' entra qualche persona a fare delle valutazioni come succede sempre di mattina, gli chiederò di poter fare delle riprese e nel caso quindi ci vediamo più tardi. Ciao! Ciao, è sempre il 2 febbraio 2024, sono circa le 18, abbiamo acquistato qualcosina come speravamo, come quasi sempre tutti i giorni succede, vi faccio vedere cosa abbiamo acquistato. Sono cose che sono state acquistate da me oggi pomeriggio in una casa del quartiere Camilluccia, quindi un quartiere della Roma Nord, in una casa di persone che hanno venduto delle cose perché si devono trasferire in una casa più piccola. Quello che spesso accade è che i genitori, una volta che i figli sono usciti definitivamente di casa, riducono le dimensioni della propria casa, quindi o fanno dei lavori oppure, come in questo caso, se ne vanno in una casa più piccola. Quindi chiamano in genere noi e ci vendono un pochino di cose perché non possono portarsi tutto quello che hanno avuto per tutta la vita nella casa diciamo più piccola. Quindi abbiamo preso un pochino di oggettistica, c'erano anche dei mobili per i quali ho fatto un'offerta e poi mi faranno sapere. Abbiamo preso questo piatto che è molto bello in maiolica, non è antico, made in Italy, la scritta Made in Italy ci dice
inequivocabilmente che siamo nella seconda metà dell'Ottocento, però è un bel piatto dipinto a mano, ve lo faccio vedere, raffigurante una città del centro Italia, ed è divertente, insomma, poi se mi dite che città è, mi fa piacere, io al momento non sono in grado di dirvelo. C'erano questa coppia di bugie, quindi siamo anche qui nel Novecento, argenteria italiana che imita quella inglese, molto carine. Poi c'è una cosa veramente anacronistica perché nessuno fuma più, comunque una scatola porta sigarette, il di fuori è una lamina d'argento, mentre l'interno è foderato in genere di cedro, che è un legno che fa sì che le sigarette o i sigari non perdano quella quantità di acqua che hanno all'interno, quell'umidità che gli consente di essere buoni. E poi c'era tutta questa collezione di obiettivi e di macchine fotografiche che andremo, per la quale valutazione ci faremo aiutare magari da un esperto. Noi siamo antiquari, ma non siamo esperti di macchine fotografiche. Eccole qui. Questa è antica a soffietto. Questa sappiamo valutarla, è un oggetto che vale sui 60-70 euro. Le altre più moderne, questa è senz'altro della prima metà del XX secolo, anni 30, le altre sono più recenti, molto più recenti, vedremo di farcele valutare da qualcuno. Qui c'è un reliquiario, le reliquie andavano messe qua dentro. Le reliquie per fortuna non ci sono più, però è rimasta una bella scultura in legno policromo e oro che daterei senz'altro ancora nel Settecento. C'è anche quest'altra bella scultura, siamo probabilmente nel napoletano, raffigurante una santa, la testa e le mani sono in terracotta, il corpo è in stoppa, il vestito è in buone condizioni e del suo originale, come originale sembrerebbe la sedia, però no, forse la sedia non è originale, è un pochino più tarda. Comunque è di gran qualità, è una cosa bella. Poi qui abbiamo dei quadretti, un quadretto di fine 800 ad olio su tela, andrò a cercare la firma ma già vedo che non c'è, però è un dipinto senz'altro di interesse più decorativo che artistico, carino, con la sua cornicetta, sempre fine 800, argentata a Mecca. Questo è un dipinto senz'altro più interessante, se non altro perché è il soggetto che è particolare. Senz'altro siamo nelle Fiandre, è un dipinto fiammingo e ci sono degli uomini o dei ragazzi che giocano a bocce. È molto divertente come soggetto e in questo caso direi che siamo nell'Ottocento. Il dipinto è a olio su tavola, come era tradizione per quanto riguarda la pittura fiamminga, e direi che siamo nel pieno dell'Ottocento. Un bel quadro. Tutto quello che vedete poi nei prossimi giorni lo troverete sul nostro negozio eBay. Prezzato. Poi abbiamo comprato sempre nella stessa casa questi due portavasi in ceramica, un piccolo Cristo, una legumiera in Sheffield ed un vaso in porcellana dell'Ottocento di gusto impero. Guardate che belli manici che raffigurano delle sfingi. C'era anche una specchiera. Facciamo vedere la specchiera? Sì. Andate con Marco a vedere la specchiera, io resto qua che ho tanto da fare.
Abbiamo comprato anche questa monografia di Teofilo Patini, che è uno dei grandi pittori del naturalismo italiano di fine Ottocento. Noi le monografie dei pittori le compriamo sempre perché non per venderle, ma ce le teniamo, le studiamo, ci capitano quando ci capitano e magari facciamo una ricerca, ci consentono di fare una ricerca un pochino più approfondita di quella che ci consente il web. Tra l'altro Teofilo Patini è un pittore che è sì abruzzese ma ha lavorato anche a Roma, si trova a Roma, è un pittore complicato perché essendo stato famoso anche durante la sua vita ci sono tanti falsi in giro e quindi questo libro ci sarà veramente di grosso aiuto. Vi volevo far vedere Sulla specchiera. la specchiera, è una normalissima specchiera francese dell'Ottocento, niente di particolare, molto carina. Vi volevo far vedere questo vabbè, è una copia di una statua famosa che si può vedere a Roma nella chiesa di Santa Maria in Trastevere, o no, Santa Cecilia, ed è la statua di Santa Cecilia. L'originale sta nella chiesa e se siete a Roma vi consiglio di andarlo a vedere, è un grande capolavoro del Seicento. Raffigura Santa Cecilia e il suo martirio e questo è un souvenir del Grand Tour. Praticamente quando nell'Ottocento, ma anche nella fine del Settecento, gli artisti, i nobili, le persone che se lo potevano permettere venivano da tutta Europa a Roma a vedere le bellezze della nostra città, si portavano indietro sempre un souvenir. E mentre adesso se venite andate al Colosseo, ai Fori Imperiali, il massimo che vi può capitare è di acquistarlo in resina e in plastica. Il barometro. I turisti dell'epoca avevano la fortuna di poter acquistare come souvenir dei piccoli capolavori come questa scultura molto carina, fatta probabilmente nel pieno dell'Ottocento. Queste si trovano infatti molto spesso all'estero. Quando noi andavamo a comprare in Inghilterra, in Svezia, in Danimarca, compravamo i souvenir del Grand Tour che gli avi delle persone che vivono adesso in questi paesi se li erano portate appresso. Questo l'ho trovato a Roma, è molto carino, diventerà probabilmente un fermacarte sulla scrivania di qualche medico, di qualche dentista o di chi se lo vuole comprare. Spero che magari qualcuno dei miei telespettatori se lo vuole comprare. È una piccola scultura che venderemo intorno ai 120 euro, niente di particolare. Questa è un'altra scultura che non è firmata, è un bronzo, evidentemente siamo in un'epoca molto ben diversa, direi che siamo nel 1960, qui c'è scritto 1560 ma non penso che sia l'epoca. È anche firmata in realtà, Trevi, che non so chi sia, andremo a vedere chi è, uno scultore probabilmente espressionista che strizza l'occhio anche all'astrattismo, è una cosa interessante e dopo andremo a studiarcela. Quindi che dici? Ci siamo scordati qualcosa? Abbiamo detto tutto? Va bene, quindi anche per oggi, insomma, questa è stata la giornata lavorativa, abbiamo comprato, siamo contenti, abbiamo venduto qualcosa, Marco? Abbiamo venduto su eBay. Abbiamo venduto qualcosina su eBay. Un vaso al nostro telespettatore. Un vaso a un telespettatore di YouTube. Va bene, allora grazie se ci stai guardando di aver comprato questo vaso. E poi mi sa nient'altro, forse stamattina qualche antiquario? Pomeriggio. Oggi pomeriggio a un commerciante. Bene, noi vendiamo diciamo il 70-80% di quello che vende il nostro negozio in genere a commercianti, architetti o operatori del settore. Quindi anche per oggi abbiamo chiuso, domani facciamo un sopralluogo in una casa dove c'è un arredo strepitoso, molto bello, spero di acquistarlo e nel caso ovviamente farò un video e vi aggiorno su quello che potrebbe essere un grande acquisto. Grazie mille, una buona serata a tutti e buon weekend.